Rapidamente, Sea Omsford liberò la lama antica dal fodero. Il metallo scintillò alla debole luce delle torce con un profondo bagliore bluastro. La superficie del ferro immacolato, come se mai la spada leggendaria fosse stata portata in battaglia. Era inaspettatamente leggera, una lama snella, ben bilanciata, di eccezionale fattura. L'elsa accuratamente cesellata, con lo stemma ormai familiare della mano e della fiaccola ardente. Sea la maneggiò con cautela, lanciando una rapida occhiata a Panemon e a Kelset, quasi volesse essere rassicurato, preso per un attimo dal timore di quel che sarebbe accaduto. Cupi in volto, i suoi compagni rimasero immobili, gli occhi vuoti e impassibili. Sea afferrò la spada con entrambe le mani, sollevandola rapidamente finché fu rivolta verso l'alto. Gli sudavano le palme delle mani e si sentiva raggelare nell'oscurità della cella. Ci fu un fruscio nell'angolo e un gemito fioco sfuggì dalle labbra di Orl Fane. Passò qualche istante, poi Sea sentì il disegno cesellato premergli contro le palme delle mani strette. Ma non accadde nulla. Nella grigia penombra della sala vuota alla sommità della montagna del Teschio, le acque scure del bacile di pietra erano quasi lisce. Il potere racchiuso nel Signore degli Inganni era assopito. E bruscamente la spada di Shannara si scaldò fra le mani di Sea e una strana, pulsante ondata di calore passò dal freddo ferro alle palme dell'esterefatto giovane. Poi scomparve. Sorpreso, Sea indietreggiò di scatto e abbassò leggermente l'arma. Un attimo dopo l'improvviso calore, subentrò un'acuta sensazione di formicolio che scaturì dalla spada, trasferendosi direttamente al suo corpo. Benché non provocasse alcuna sofferenza, la sensazione fu tanto improvvisa che lo fece sussultare e si sentì tutti i muscoli irrigidire. Istintivamente cercò di abbandonare il talismano, ma con suo stupore scoprì che non poteva lasciarlo. Qualcosa lo toccava nel profondo del suo animo, vietandogli esplicitamente di lasciare l'arma, così che le sue mani erano come intrecciate intorno all'antica lama. La sensazione di formicolio si impadroniva del suo corpo e Sea si rese conto che un flusso di energia sollecitava la sua forza vitale, trasmettendola direttamente al freddo metallo della spada, finché l'arma divenne parte di lui. Lo strato dorato che ricopriva il pomo della spada cominciò a scivolare via sotto le mani di Sea, rivelando un argento lucido, intrecciato con strisce rossastre di luce che sembravano ardere e vibrare come vive nel metallo luminoso. Sea sentì i primi palpiti di qualcosa che stava prendendo vita. Qualcosa che era parte di lui, eppure diverso da quel che aveva sempre saputo di essere. Totalmente. Lo sollecitava delicatamente, ma con fermezza, costringendolo a penetrare tutto in se stesso. A diversi passi di distanza, Panemon, Krill e Kelset osservavano con crescente preoccupazione il giovane che sembrava scivolare in uno stato di trance. Le palpebre appesantite, il respiro lento, la figura immobile come una statua. Teneva la spada di Shannara fra le mani, davanti a sé, la lama alzata, l'elsa argento scintillante. Per un istante, Panemon pensò di afferrare il giovane e scuoterlo con tutta la sua forza, ma qualcosa lo trattenne. Dalle ombre,
Orl Fane cominciò a strisciare sulle pietre lisce verso la sua preziosa spada. Panemon esitò un istante e poi lo scostò bruscamente con lo stivale. Sea era nel suo mondo. Si sentì avviluppare, risucchiare come un oggetto in balia delle onde. Tutto intorno a lui cominciò a dissolversi il mondo. Dapprima scomparvero le pareti, il soffitto, il pavimento di pietra della cella. Poi la figura piagnucolante, rattrappita di Orfane. Infine, persino le figure granitiche di Panemon, Krill e Kelset sparirono. La strana corrente sembrò avvolgerlo completamente ed egli scoprì di non poterle opporre resistenza. Lentamente fu sospinto verso i recessi più intimi del suo essere, finché calò all'oscurità completa. Un brivido momentaneo increspò le acque quiete del bacile nel cuore della caverna sulla sommità del teschio solitario, e le creaturine striscianti, completamente terrorizzate, che servivano il padrone, sgambettarono dai loro nascondigli sulle mura di pietra. E il signore degli inganni si agitò dal suo sonno interrotto, messo allerta da quella inaspettata visione. Nel vortice di emozioni che investiva il suo io più profondo, la sfera centrale del suo essere, colui che stringeva fra le mani la spada di Shannara si ritrovò faccia a faccia con se stesso. Per un attimo vi fu un caos di visioni vaghe, poi la corrente sembrò investirlo di nuovo, trascinandolo in una nuova direzione. Immagini e figure gli balzarono davanti agli occhi e bruscamente rinacque in lui il mondo in cui era nato. La fonte di vita, dal passato al presente, si rivelò ai suoi occhi, denudata delle illusioni che aveva alimentato con tanta cura. Ed egli vide la realtà dell'esistenza in tutta la sua essenza. La delicatezza del sogno non attenuava più la sua visione della vita. Le fantasie e le nostalgie non rivestivano più la natura concreta delle scelte che aveva plasmato con le proprie mani. Le visioni di speranza nate dal suo animo non ammorbidivano più la durezza dei suoi giudizi. E in quella diffusa immensità si vide racchiuso nella misera insignificante scintilla di vita che egli rappresentava. La sua mente sembrò esplodere dentro di lui ed egli fu paralizzato da quel che vide. Lottò selvaggiamente per riafferrare la visione del suo io che lo aveva sempre sorretto. Il suo rapporto con la realtà lo aveva sempre tenuto lontano dalla follia. Combattere per proteggersi dalla rivelazione angosciosa del suo essere interiore messo a nudo, dalla fragilità di quella cosa in cui era costretto a riconoscersi. Poi la forza della corrente sembrò calare leggermente e Sea cercò di aprire gli occhi, evitando per un istante quella visione interiore. Davanti a lui si levava la spada di Shannara, accesa di un'accecante luce bianca che ardeva dalla lama al pomo. Al di là poté vedere Panemon e Kelset che lo fissavano immobili. Poi gli occhi del gigante si spostarono leggermente, concentrandosi direttamente sulla spada, con una strana, incalzante comprensione. E quando lo sguardo di Sea si posò nuovamente sulla spada di Shannara, la luce sembrò pulsare febbrilmente. Pareva animata dall'impazienza, mentre si sforzava di penetrare dalla lama nel suo corpo e incontrava un misterioso ostacolo. Per un attimo ancora il giovane si dibatté, poi chiuse gli occhi e la visione tornò. La prima sconvolgente rivelazione era ormai terminata. Egli si sforzò di capire cosa stesse accadendo.
si concentrò sulle immagini di Sea Ormsford, immergendosi completamente nei pensieri, emozioni, valutazioni e motivi che avevano creato quel personaggio a lui estraneo e familiare allo stesso tempo. Le immagini si delinearono con spaventosa chiarezza e bruscamente vide un altro lato di se stesso, un lato che era sempre stato incapace di riconoscere o semplicemente aveva rifiutato di accettarlo. Si rivelò in una sfilata interminabile di eventi e di caricature di ricordi in cui aveva creduto tanto fermamente. Si ritrovò faccia a faccia con ogni ferita inferta agli altri, con ogni meschina gelosia, con i suoi radicati pregiudizi e le sue deliberate mezze verità, con la sua autocommiserazione e con tutte le sue paure. Tutto quello che era oscuro e nascosto nelle pieghe del suo io. E così apparve davanti ai suoi occhi un Sea Ormsford che era fuggito dalla valle non per salvare e proteggere la famiglia e gli amici, ma perché in ansia per la sua sopravvivenza, alla ricerca di un pretesto qualsiasi per giustificare il suo panico. Sea Ormsford che aveva egoisticamente permesso a Flick di condividere il suo terrore e quindi di alleviarlo. Il giovane che aveva deriso e sottovalutato il codice morale di Panemon Krill, pur consentendogli di rischiare la sua vita per salvare la propria. E poi le immagini scorrevano ininterrottamente. Sea Ormsford indietreggiò inorridito. No, non poteva accettarle. Non avrebbe mai potuto accettarle. Eppure, attingendo a una fonte interiore di forza e comprensione, la sua mente si schiuse alle immagini, persuadendolo, o forse costringendolo, a riconoscere la verità di quel che gli era stato rivelato. Non poteva ragionevolmente negare quell'altro lato del suo carattere, come l'immagine limitata della persona che aveva sempre creduto di essere. Questa era solo una parte del vero Sea Ormsford, e indubbiamente quell'altra esisteva, per quanto lui trovasse difficile accettarla. Ma doveva accettarla. Era la verità. Sconvolto da un furore incandescente, il Signore degli Inganni si destò in pieno. Verità? Verità? Sarà verità? Sea riaprì gli occhi per contemplare la spada di Shannara che scintillava candida dalla lama all'elsa. Una sensazione calda, pulsante, si diffuse rapidamente dentro di lui, senza più arrecargli una nuova visione di sé, ma soltanto una profonda consapevolezza interiore. Bruscamente si rese conto di conoscere il segreto della spada di Shannara. La spada di Shannara possedeva la facoltà di rivelare la verità. Chi la impugnava era costretto ad accettare la verità del suo essere, e forse poteva anche rivelare la verità su chiunque giungesse in contatto con lei. Per un istante non riuscì a credervi. Esitò, tentando disperatamente di approfondire quella inaspettata rivelazione, scoprire qualcos'altro perché doveva esserci qualcos'altro da scoprire. Ma non c'era nulla da scoprire ormai. Quello era il tanto decantato potere magico della spada, e per il resto era in tutto e per tutto quello che appariva. Un'arma di squisita fattura proveniente da un'altra era. Quella consapevolezza gli lacerò la mente, lasciandolo completamente stordito. Ora capiva perché Allan non avesse mai rivelato il segreto della spada.
Ma che arma era mai questa? E come poteva scalfire l'incredibile potere del Signore degli Inganni? Che difesa poteva offrire contro un essere in grado di soffocare la sua vita solamente col pensiero? Con agghiacciante certezza, Sea seppe di essere stato tradito. Il potere leggendario della spada era una menzogna e cominciò a cedere al panico e chiuse forte gli occhi contro il gelo che lo stava assalendo. L'oscurità intorno a lui prese a ribollire con violenza finché egli ne fu stordito e parve perdere i sensi. Nel vuoto, nudo, grigio del suo rifugio nella montagna, il Signore degli Inganni osservava e ascoltava, e lentamente il suo furore cominciò ad attenuarsi e l'oscurità brumosa racchiusa nel cappuccio annui soddisfatta. Il giovane che aveva creduto distrutto era sopravvissuto e nonostante tutto aveva trovato la spada, ma era miseramente debole. Non possedeva la conoscenza necessaria per comprendere il potere del talismano. Era già sopraffatto dalla paura, vulnerabile. Rapido e silenzioso, il padrone scivolò fuori dalla caverna. L'alta figura di Allanon si fermò esitante sulla cresta di un'arida collina battuta dai venti. Gli occhi scuri, infossati sotto le sopracciglia, mentre scrutavano la linea nuda, solitaria, ossessiva delle montagne che si levavano contro il grigio orizzonte settentrionale. Sembravano guardarlo, i volti cavernosi, consunti e ricoperti di cicatrici, emblema della terra che le aveva generate tanti e tanti anni prima. Un silenzio profondo incombeva, denso di aspettativa, sopra la vasta distesa deserta che era il nord. Persino i venti dell'alta montagna si erano spenti e il druido si avviluppò nel mantello e respirò profondamente. Non poteva essersi ingannato. La sua mente non poteva tradirlo. L'evento per il quale aveva tanto disperatamente lottato si era finalmente realizzato. Nei recessi profondi della lama del coltello, ancora distante da dove si trovava il mistico, Sea Ormsford aveva impugnato la spada di Shannara e lui lo sentiva. Eppure le cose non andavano come dovevano. Benché il giovane potesse essere in grado di sopportare e accettare la verità su se stesso e forse individuare il segreto della spada, non era ancora pronto a usare il talismano contro il Signore degli Inganni, né avrebbe avuto il tempo per acquistare la fiducia necessaria, solo e senza guida com'era, privo della conoscenza che solo Allanon poteva dargli. Assalito dal dubbio, lacerato dalla paura, sarebbe stato una facile preda per Brona. E già il druido avvertiva che il nemico si era risvegliato. Il Signore delle Tenebre stava già iniziando la discesa dal suo rifugio della montagna, sicuro che il giovane con la spada era cieco al potere emanato dal talismano. La sua aggressione sarebbe venuta rapida e selvaggia, annientando completamente Sea. Rimanevano solo pochi minuti prima del confronto e Allanon sapeva che non sarebbe mai arrivato in tempo per aiutare Sea. Appena aveva avvertito che misteriosamente Sea e la spada erano giunti al nord, lasciati gli altri a Calanhorn, era accorso in aiuto del giovane. Ma gli eventi si erano succeduti troppo rapidamente. Ora non aveva che una possibilità di essere d'appoggio a Sea, seppure ancora questa esisteva.
ed era sempre troppo lontano dal giovane. Avviluppandosi il mantello intorno al corpo scarno, il druido scese giù per il pendio della collina, sollevando a ogni passo nuvole di polvere, il volto teso ma deciso. Panamon Krill fece per lanciarsi verso Sea, quando il giovane cadde in ginocchio, ma il braccio massiccio di Kelset si protese davanti a lui. Il troll era rivolto verso l'ingresso delle caverne, in ascolto. Panamon non udiva alcun suono, ma una sensazione improvvisa di paura e di terrore cresce dentro di lui, frenando il suo slancio verso Sea. Gli occhi di Kelset si voltarono, come seguendo il percorso di qualcuno che avanzava lungo il corridoio oltre la cella. E Panamon si sentì sempre più cadere nella morsa della paura. Poi un'ombra calò su ogni cosa. La luce della torcia che delineava la minuscola stanza della caverna si affievolì bruscamente. Sulla soglia della cella si ergeva un'alta figura avvolta in un manto nero, simile a un sudario. Istintivamente Panamon Krill seppe di avere di fronte il signore degli inganni. Dove avrebbe dovuto trovarsi il viso, dietro le pieghe del cappuccio, non vi era che il buio e una profonda bruma verde che si muoveva indolente e due minuscole scintille di fuoco rossastro. Le scintille si volsero prima verso Panamon e Kelset, raggelandoli all'istante in due statue immobili, riversando sulle figure paralizzate tutte le paure e i terrori che avessero mai conosciuto. Il ladro tentò di gridare per mettere in guardia Sea, ma scoprì di non poterlo fare e rimase a guardare impotente mentre il cappuccio senza volto si spostava lentamente verso il giovane. Nell'umidità densa di ombre, Sea si sentì ritornare in sé. Tutto gli pareva stranamente distante, benché un vago senso d'allarme gli echeggiasse fioco in un angolo della mente annebbiata, ma reagiva lentamente e per qualche tempo vi fu soltanto l'odore ammuffito dell'aria e della roccia e il debole guizzo di una torcia, come attraverso la nebbia vide le forme immote di Panamon e Kelset a poco più di 1 metro da lui e vide la paura che traspariva dai loro tratti irrigiditi. Orlfane si rannicchiò in fondo alla cella, contorcendosi in un mucchietto giallastro che piagnucolava e farfugliava parole incoerenti. Davanti a lui, la spada di Shannara scintillava luminosa. Poi, istantaneamente, il segreto della spada di Shannara gli tornò alla mente, e con quello anche la sua situazione disperata. Fece per sollevare la testa, ma i suoi occhi sembravano fissi davanti a lui e non riusciva a girarli. All'improvviso paura e disperazione lo sommersero come un fiume di ghiaccio e si sentì affogare. Un sudore gelido lo assalì e gli tremavano tantissimo le mani. Un solo pensiero urlava nella sua mente: fuggi! Fuggi prima che la terrificante creatura di cui hai osato invadere il regno proibito ti scopra e ti distrugga. Lo scopo per cui aveva rischiato ogni cosa non contava più nulla. Nella sua mente restava solo l'esigenza di fuggire. Barcollò, faticando per non cadere. Ogni fibra del suo essere gli urlava di fuggire verso la soglia, di gettare la spada e correre via. Ma non poteva farlo. Qualcosa in lui rifiutava di abbandonare la spada. Disperatamente combatté per controllare la paura. Le mani si avvinghiarono intorno all'Elsa finché le nocche diventarono bianche per la sofferenza. Era tutto quel che gli restava. Era tutto quello che lo separava dal panico assoluto. Vi si aggrappò con disperazione. Gli ultimi brandelli di lucidità
legati a un talismano che sapeva essere completamente inutile. Creatura mortale, sono qui per te. Le parole furono un eco agghiacciante nel silenzio profondo. Gli occhi di Sia si sforzarono di guardare verso la soglia della cella e dapprima videro soltanto delle ombre. Poi le ombre lentamente si addensarono, amalgamandosi nella figura ammantata del Signore degli Inganni. Incombeva minaccioso sulla soglia, un essere impenetrabile, oscuro, informe. Dalle ombre del cappuccio la bruma verde turbinava e le scintille di fiamma che erano i suoi occhi si dilatarono, lampeggiando di eccitazione. Creatura mortale, sono qui, inginocchiati davanti a me. Sia si voltò bianco per il terrore. Qualcosa di immane e di nero colpì la sua mente e si ritrovò in bilico sull'orlo del panico assoluto. Un abisso senza fondo sembrò aprirsi davanti a lui. Bastava una piccola spinta e si costrinse a concentrarsi sulla spada e sulla disperata esigenza di restare in vita. Un velo scarlatto gli scivolò sulla mente, portando con sé le voci di infinite creature condannate che supplicavano pietà senza speranza. Esseri contorti, striscianti, gli si stavano avvinghiando alle braccia e alle gambe, spingendolo e attirandolo verso l'abisso. Il suo coraggio si dileguò in un attimo. Era così piccolo, così vulnerabile. Come poteva resistere a una creatura temibile come il Signore degli Inganni? Come poteva? In fondo alla cella, Panamon Krill vide che la creatura ammantata di nero si stava avvicinando a Sia. Il Signore degli Inganni sembrava privo di sostanza, un cappuccio che non celava alcun volto, un mantello completamente vuoto. Ma con o senza spada, Sia non era palesemente in grado di affrontarlo da solo. Con un rapido cenno di avvertimento a Kelset, Panamon combatté il senso di panico che lo lacerava e attaccò, alzando la mano uncinata in un ampio movimento. Quasi per caso, la figura di Tenebra si volse verso di lui. E ora non sembrava vuota, ma dotata di uno spaventoso potere. Sollevò un braccio e il ladro si sentì stringere la gola in una morsa di ferro e poi spingere contro la parete. Si dibatté per liberarsi, ma era come inchiodato e lo stesso era caduto a Kelset. Osservarono impotenti il Signore degli Inganni, che ora si volgeva di nuovo verso il giovane. La lotta era quasi terminata per Sia. Stringeva sempre la spada davanti a sé, come per proteggersi, ma i suoi ultimi barlumi di resistenza stavano cedendo davanti all'assalto di Brona. Non era più in grado di pensare razionalmente. Era impotente contro le emozioni che lo laceravano. Dall'oscurità racchiusa nel cappuccio, un ordine terribile gli risuonò dentro, lacerandolo. Deponi la spada, creatura mortale. Deponila subito. Disperatamente Sia combatté l'impulso di ubbidire. Una nebbia gli calò sugli occhi. A fatica respirava. In un angolo recondito della sua mente una voce familiare sembrava chiamare il suo nome. Lui tentò di rispondere, urlando dentro di sé la sua disperata richiesta d'aiuto. Poi la voce del Signore degli Inganni lo trafisse di nuovo. Deponi la spada, mortale. Deponi la spada. La spada si abbassò appena. Sia sentiva che uno strano tepore cominciava a strisciargli nella mente e l'oscurità gli si avvicinò. La spada non gli era di alcuna utilità. Perché non abbandonarla e farla finita una volta per tutte?
Egli non era nulla in confronto a quell'essere spaventoso. Era solo un mortale fragile e insignificante. La spada si abbassò ulteriormente. All'improvviso Orl Fane urlò il suo folle terrore e cadde singhiozzando sul pavimento della cella immersa nel buio. Panemon era sbiancato. La figura massiccia di Kelset sembrava schiacciata contro la parete della cella e la punta della spada di Shannara era distante pochi centimetri dal pavimento di pietra e oscillava lentamente. Poi una voce risuonò ancora nella sua mente, chiamandolo e richiamandolo alla realtà. Dal nulla le parole lo raggiunsero, in un bisbiglio tanto fievole che riusciva appena a captarle. Sea, Sea, abbi coraggio, abbi fede nella spada. Sea. Era Allanon. La voce del druido penetrò attraverso la paura e il dubbio che lo assediavano. Ma era così lontana, Credi nella spada, Sea, Sea. Ogni altra cosa è un'illusione. Tutto intorno a te è un'illusione, Sea. Le parole di Allanon furono sommerse da un grido rabbioso del Signore degli Inganni, che cacciò la voce odiata del druido dalla mente del giovane. Ma Brona l'aveva avvertita troppo tardi. Allanon aveva lanciato l'ancora e Sea vi si era aggrappato, sollevandosi dall'abisso della sconfitta. La paura e il dubbio scemarono e la spada si sollevò leggermente. Il Signore degli Inganni parve indietreggiare di un passo. Il cappuccio senza volto si volse leggermente in direzione di Orl Fane. Immediatamente lo gnomo piagnucolante si alzò di scatto, come una marionetta di legno. Non più padrone di sé, ma semplice pedina nelle mani del Signore dell'Oscurità. Si fece avanti, tendendo disperatamente le gialli mani nodose verso la spada di Shannara. Le sue dita si chiusero sulla lama nuda, tentando inutilmente di strapparla via al giovane. Poi, bruscamente, Orl Fane urlò come in preda a una tremenda sofferenza, togliendo di scatto le mani dal talismano. Il suo volto era sconvolto e contratto mentre cadeva a terra, portandosi agli occhi le mani annaspanti, coprendoli come per proteggersi da un'orribile visione. Il Signore degli Inganni ripeté il gesto e la figura tremante si rialzò barcollando e si lanciò nuovamente nella battaglia, urlando per lo sgomento e la disperazione. Di nuovo lo gnomo afferrò la lama scintillante. Di nuovo gridò angosciato e cadde in ginocchio lasciando il talismano, gli occhi inondati di lacrime. Sea abbassò lo sguardo sulla creatura accasciata. Capiva cosa stava accadendo. Orl Fane aveva visto la verità su se stesso, come era esattamente accaduto a lui quando aveva toccato la spada di Shannara. Ma per lo gnomo la verità era stata insopportabile. Eppure tutto questo era strano. Perché Brona stesso non aveva cercato di strappargliela? Perché mandare avanti lo gnomo? Non doveva essere difficile per lui. Ma il Signore delle Tenebre prima aveva cercato di ingannarlo, per costringerlo a cedergli la spada. Poi aveva usato quello gnomo, Orl Fane, ormai completamente fuori di sé, come pedina per strappargli la spada. Benché possedesse tanti poteri, Brona sembrava incapace di afferrare la spada. Eppure non doveva essere difficile per lui, assolutamente. Annaspava alla ricerca della risposta, che ormai era così vicina. E poi balenò il primo barlume di luce. Orl Fane era nuovamente in piedi,
sempre ubbidiente agli ordini del Signore degli Inganni. Si avvicinò a Sea, pazzo di disperazione, le dita nodose che annaspavano selvaggiamente davanti a sé. Il giovane tentò di evitare l'assalto, ma Orlfein aveva perso totalmente la ragione. La sua mente era distrutta, la sua anima non gli apparteneva più. Con un urlo stridente di paura e impotenza, si lanciò contro la spada. Per un istante, la figurina nodosa si contorse intorno al metallo luccicante e l'ognomo si avvinghiò all'unica cosa che ancora contasse per lui in quel mondo. Per un istante fu finalmente sua. Poi morì. Stordito, Sea indietreggiò, liberando l'arma dal corpo senza vita di Orlfein. Di colpo il Signore degli Inganni rinnovò il suo assalto, avventandosi con ferocia maligna contro la mente del giovane, per schiacciarne ogni resistenza residua. Brutale e diretto, non adottò alcun trucco per suscitare e insinuare dubbio e insicurezza, ma solo la paura, travolgente e devastante, scagliato con la violenza di una mazza. Le visioni sommersero la mente di Sea, migliaia di orrende immagini che raffiguravano il terrificante potere del Signore degli Inganni per ammaliarlo e annientarlo. Si sentì schiacciato Sea, ridotto alle dimensioni del più meschino, insignificante essere della terra. Un altro secondo ancora e il Signore delle Tenebre avrebbe ridotto il giovane inerme in polvere. Ma il coraggio di Sea resse. Quasi aveva già ceduto una volta alla follia e questa volta doveva stare saldo, credere in se stesso e in Allanon. Strinse la spada con ambedue le mani mentre si costringeva a muovere un passo avanti nella nebbia opprimente, inoltrandosi nella barriera di terrore che lo assaliva. Tentò di credere che fosse solo un'illusione, che la paura e il panico crescente non lo riguardassero. Così la barriera cedette leggermente ed egli combatté per penetrarla. Ricordò la morte di Orlfein appena accaduta e gli si affacciò alla mente l'immagine di tutti coloro che sarebbero morti se lui avesse fallito adesso. Ricordò le parole sussurranti di Allanon e si concentrò su quella che pensò essere la debolezza del Signore degli Inganni, indicata dal suo strano rifiuto di afferrare la spada di Shannara. Si costrinse a credere che il vero segreto del talismano fosse una semplice legge, efficace persino per una creatura spaventosa come Brona. La bruma si schiarì improvvisamente e il muro di paura si frantumò. Sea era nuovamente davanti al Signore degli Inganni e le scintille rosse degli occhi ora lampeggiavano selvaggiamente nella nebbia verde sotto il cappuccio. Le braccia del mantello si alzarono come per schivare un pericolo incombente e la cupa figura indietreggiò. Dalla parete offuscata in fondo, Panemon, Krill e Kelset improvvisamente si liberarono, scattando in avanti armi in pugno. Sea Omsford sentì che gli ultimi barlumi di resistenza si infrangevano nel Signore degli Inganni e che ora non poteva più impedirgli di avanzare verso di lui. Poi calò la spada di Shannara. Un urlo di terrore irreale, senza suono, emerse lacerante dal sudario scosso da convulsioni e un lungo braccio scheletrico si alzò freneticamente come per fermarlo, ma il giovane premette la lama scintillante contro la forma che si contorceva, sospingendola verso la parete più vicina. Non gli avrebbe lasciato la possibilità di fuggire, si ripromise a bassa voce. Il male mostruoso racchiuso in quella creatura doveva finire ora. Davanti a lui il nero mantello rabbrividì a lungo, mentre dita uncinate annaspavano miseramente nell'aria umida della cella. Il Signore degli Inganni
cominciò piano piano a disintegrarsi e urlò il suo odio per la cosa che lo distruggeva. E al suo grido seguì l'eco potente di migliaia e migliaia di altre voci che pretendevano la vendetta troppo a lungo negata. Sea sentì tutto l'orrore della creatura pervadere la spada, giungere fino alla sua mente, ma quelle altre voci lo sostenevano, e lo sostenevano tanto per non farlo cedere. Il contatto con la spada costringeva ad affrontare una verità che tutte le illusioni e gli inganni del Signore delle Tenebre non potevano essere negate. Era una verità che non poteva riconoscere, non poteva accettare né tollerare. Era una verità dalla quale tuttavia non poteva difendersi. Per il Signore degli inganni, la verità era morte. L'esistenza mortale di Brona era solo un'illusione. Molto tempo addietro, gli strumenti che aveva usato per prolungare la sua vita terrena avevano fallito e il suo corpo era morto. Eppure, la sua ossessiva convinzione di non poter perire aveva tenuto in vita una parte di lui. E così si era sorretto attraverso quella magia nera che lo aveva portato alla follia. Negando la propria morte, aveva alimentato il proprio corpo senza vita nel tentativo di raggiungere l'immortalità. Terrificante era sembrato il potere di una creatura che era parte di due mondi, ma ora la spada lo costringeva a vedersi quale realmente era: un guscio putrefatto, senza vita, sostenuto soltanto da una fede infondata nella propria realtà. Una mistificazione, una fantasia creata soltanto per forza di volontà, effimera quanto l'apparenza fisica che si era modellato su se stesso. Era una menzogna, esistita e cresciuta nelle paure peggiori e nei dubbi degli esseri mortali. Una menzogna che egli aveva creato per nascondere la verità. Ma ora, grazie alla spada, la menzogna era stata messa a nudo. Sea Holmesford era riuscito ad accettare la debolezza e la fragilità che erano parte della sua natura umana, come per tutti gli uomini. Ma il Signore degli Inganni non avrebbe mai potuto accettare quel che la spada aveva da rivelare, la verità sulla creatura che egli aveva presunto di essere e che aveva cessato di esistere quasi 1000 anni prima. Di Brona non era rimasta che la menzogna, e ora anche quella gli era stata sottratta dal potere della spada. Gridò ancora, e per l'ultima volta un gemito di protesta echeggiò lugubre attraverso la cella, fondendosi con un urlo crescente di trionfo che proveniva da un coro di grida spettrali. Poi ogni suono si spense. Le braccia protese cominciarono a raggrinzirsi e a volgersi in polvere, cadendo dalla forma convulsa come cenere, mentre il suo corpo si disintegrava sotto il nero mantello. Le minuscole scintille rosse mandarono un ultimo bagliore nella nebbia verde che si dissolveva e scomparvero. Il mantello e il cappuccio si afflosciarono, crollando a terra vuoti, e così rimase soltanto un groviglio di stracci neri. Un istante dopo Sea cominciò a barcollare. Troppe emozioni gli avevano sommerso i nervi e ora il suo corpo logoro stava pagando il prezzo di una tensione eccessiva sostenuta per troppo tempo. Il pavimento sembrò inclinarsi sotto i suoi piedi ed egli cadde lentamente nell'oscurità. Nella città di Tirsis, la lunga terribile lotta fra l'essere nato dalla terra e la creatura dello spirito echeggiò con sconvolgente subitaneità. Dalle profondità delle viscere incrostate di roccia, la terra cominciò a rumoreggiare. I tremori gorgogliarono fino alla superficie lacerata e devastata, con brividi costanti e minacciosi. Sulle basse colline a est di Tirsis, la piccola compagnia di cavalieri ed elfi
si affannava per controllare le cavalcature spaventate e Flick Ormsford, disfatto, si guardava intorno mentre la terra veniva scossa da strane vibrazioni. Sulla sommità delle mura interne, la figura gigantesca, indistruttibile di Balinor respingeva un assalto dopo l'altro, mentre l'esercito del nord tentava vanamente di infrangere le difese del sud. E per diversi minuti le scosse passarono completamente inosservate nella ferocia dello scontro. Sul ponte di Sandwich, i troll che già avanzavano verso il nemico si fermarono, guardandosi intorno disorientati mentre le vibrazioni continuavano a crescere di intensità. Menion Lea sussultò quando lunghe fenditure si aprirono nella pietra antica e i difensori del ponte esitarono, pronti a fuggire. I rombi profondi aumentarono, trasformandosi con potenza terrificante in una valanga di scosse tonanti che inondarono la terra e la roccia. Il vento irruppe sul paese con raffiche feroci che si avventarono sull'esercito elfo sparpagliandolo, mentre accorreva per sostenere Tirsis. Da Kulaven nell'Anar, fin negli angoli più reconditi del vasto ovest, ruggiva un grande vento. Nelle foreste alberi giganti furono divelti dalle radici e frantumati, e pareti frastagliate di roccia strappate dalle montagne e sbriciolate, mentre la forza sconvolgente del vento e del terremoto si abbattevano sulle quattro terre. Il cielo si era approfondito in una massa nera, compatta, senza nubi e senza sole, vuoto come se la volta celeste fosse stata cancellata di colpo. Enormi strisce frastagliate di lampi lacerarono l'oscurità, intrecciando nel cielo, da un orizzonte all'altro, una rete incredibile di energia elettrica. Era la fine del mondo. Era la fine per ogni forma di vita. L'olocausto promesso sin dall'inizio del linguaggio era finalmente giunto. Ma un attimo dopo tutto finì, smorzandosi all'istante in una quiete totale. Il silenzio incombeva completo, come un sudario, finché dalle tenebre impenetrabili si alzarono gemiti e grida che si trasformarono rapidamente in lamenti angosciosi. Nella città di Tirsis la battaglia fu dimenticata. I soldati del nord e del sud videro inorriditi i messaggeri del teschio voleggiare verso l'altro come spettri informi, contorcendo gli arti uncinati negli spasmi di un'indescrivibile agonia. Si librarono per un attimo potenti e visibili a tutti gli uomini, che sbiancarono per l'orrore, ma non potevano distogliere lo sguardo. Poi le forme alate cominciarono a disintegrarsi. I corpi scuri si dissolvevano lentamente in cenere e veleggiarono verso la terra. Qualche secondo dopo non restava che una tenebra vasta e vuota che cominciò a muoversi, scossa da un'enorme raffica impetuosa che la trascinò verso nord, spingendola ai bordi come fossero stati i lembi di una coltre. Dapprima al sud e poi anche a est e a ovest, il cielo azzurro riapparve all'improvviso e il sole inondò le quattro terre con abbagliante luminosità. Turbati, tutti i mortali osservavano la tenebra ripiegarsi in una sola nuvola nera, lontana, lontana verso il nord, librarsi immobile sopra l'orizzonte, quindi calare a terra e scomparire per sempre. Il tempo scivolava via, mentre Sea, privo di conoscenza, veleggiava in uno spazio nero, vasto e vuoto. Temo che non abbia resistito. Una voce raggiunse la sua mente da un punto lontano. Sulle mani e sul volto sentì il gelo improvviso della pietra liscia. Aspetta un attimo. Guarda, sta sbattendo le palpebre. Oh, forse sta rinvenendo.
disse Panamon Krill. Sea aprì gli occhi e si ritrovò abbandonato sul pavimento della piccola cella. La luce giallastra della torcia balenava nell'oscurità con un bagliore nebuloso. Era di nuovo in sé. Con una mano stringeva ancora la spada di Shannara, ma il potere del talismano l'aveva abbandonato e lo strano vincolo che li aveva uniti per quel breve tempo era svanito. Si sollevò goffamente sulle mani e sulle ginocchia, ma un rombo profondo e sinistro scosse la caverna ed egli cadde in avanti. Mani forti si protesero per afferrarlo. «Stai tranquillo, stai quieto, almeno per un po'. Un attimo di pazienza, Sea. Dopo tutto quello che è passato...» La voce rude di Panamon gli risuonò quasi all'orecchio. «Siediti? Ok, bravo, lascia che ti dia un'occhiata. Ecco. Ora guardami». Prese il volto del giovane fra le mani e i loro sguardi si incontrarono. C'era una sfumatura di paura negli occhi duri del ladro. Ma poi sorrise. Sta bene, Kelset. E ora usciamo tutti da qui». Sollevò Sea in piedi e cominciò a muovere verso la porta aperta. La forma massiccia di Kelset lo precedeva poderosa di alcuni metri. Sea fece qualche passo esitante e si fermò. Qualcosa lo tratteneva. «Sto bene? Mi sento bene», borbottò con voce quasi impercettibile. Poi, bruscamente, tutto gli tornò alla memoria. Il potere della spada che invadeva il suo corpo creando quel legame col talismano, le sue visioni interiori di verità su se stesso, la terrificante battaglia col Signore degli Inganni, la morte di Orphein, e gridando si fermò esitante. Panamon Krill si tese d'impulso verso il giovane, stringendosi vicino a Sea col braccio sano. Calmati, è tutto finito, Sea. Sei riuscito? Hai vinto, Sea. Il Signore degli Inganni è distrutto, ti ricordi? Ma questa montagna sta per saltare in aria. Bisogna uscire di qui prima che ci crolli tutto addosso. Il brontolio sordo si era fatto sempre più intenso e frammenti di roccia cominciavano a staccarsi dalle pareti della caverna, cadendo in rivoli di polvere e terriccio. Crepe e fenditure si allargavano nella pietra antica e le scosse si facevano di attimo in attimo sempre più potenti. Sea guardò Panamon e annuì. «Andrà tutto bene, Sea». Il ladro vestito di scarlatto si alzò rapidamente. «Ti tireremo fuori noi di qui, è una promessa. Andiamo». Rapidamente i tre si inoltrarono nel corridoio oscuro che si apriva fuori dalla cella. Il tunnel roccioso serpeggiava attraverso il cuore della lama del coltello. Penditure e cicatrici frastagliate costellavano già le pareti di roccia. Le crepe si moltiplicavano rapidamente man mano che il rombo si intensificava e le pareti cominciavano a frantumarsi, crollando dietro loro. Una scossa tremenda fece vibrare la montagna, come se stesse per sprofondare in una voragine, tremando sotto la violenza del rimbombo che echeggiava a intervalli dal cuore della terra. Corsero attraverso un labirinto di piccoli corridoi e sale senza sosta, ma incapaci di trovare un'uscita verso la salvezza. Più volte furono investiti da una cascata di roccia e polvere, ma sempre riuscirono a liberarsi. Enormi spezzoni di roccia piombarono fragorosamente davanti a loro, bloccando il passaggio del tunnel, ma il potente Kelset scostò i macigni e i tre ripresero a correre. Sea cominciò a perdere il senso della realtà, mentre una strana stanchezza si impadroniva del suo corpo, opprimendolo senza pietà e risucchiando quel po' di energia che gli era rimasta. Quando gli pareva di non farcela più, Panamon era al suo fianco per sorreggerlo, sollevandolo e spingendolo alternativamente attraverso le macerie. Avevano raggiunto un punto particolarmente stretto del tunnel che piegava bruscamente a destra, quando uno scossone violento, lacerante, attraversò la montagna moribonda. Con uno schianto, una crepa si aprì lungo il soffitto del corridoio
e cominciò ad abbassarsi. Panamon urlò come impazzito, buttando per terra Sea davanti a lui, tentando di proteggerlo con il proprio corpo. Istantaneamente Kelset fu al loro fianco, ergendo la mole gigantesca, le grandi spalle protese, a sorreggere le tonnellate di roccia che stavano per crollare. Si levarono nuvole accecanti di polvere e per un attimo tutto fu oscurato. Poi Panamon Krill sollevò di peso Sea e oltrepassarono in fretta il corpo del troll teso fino allo spasmo della forza. Sea alzò gli occhi una volta mentre strisciava, barcollando attraverso i frammenti di roccia, e incontrò quegli occhi dolci. Il soffitto si abbassò ancora di parecchi centimetri e Kelset vi si contrapponeva con tutta la forza, il corpo solido e compatto, irrigidito per lo sforzo tremendo. Sea esitava, ma Panamon lo afferrò per la spalla, trascinandolo e gettandolo quasi al di là dell'angolo del tunnel, in un corridoio più sicuro e più ampio. E tutte e due crollarono in un mucchio di sassi e di polvere, annaspando per la mancanza d'aria. Intravidero appena Kelset, la forma gigantesca puntellata contro la roccia che stava per cedere. Panamon fece improvvisamente un gesto per ritornare sui suoi passi, ma un rombo profondo lacerò il cuore della montagna e con un gemito di roccia che lentamente si sgretolava, il tunnel alle loro spalle sprofondò. Tonnellate di pietra si abbatterono con tremendo fragore e tutto scomparve alla vista. Sea urlò gettandosi contro la parete rocciosa, ma Panamon lo tirò indietro brutalmente, agitandogli in faccia l'uncino. È morto, non possiamo fare più niente per lui ora. Il volto sparuto del giovane lo fissò sconvolto. Muoviamoci, fuori di qua! Il ladro era livido per la rabbia. Sea, vuoi forse che sia morto per niente? Muoviti! Tirò violentemente Sea in piedi e lo gettò verso la sezione aperta del tunnel. Il rumoreggiare profondo continuava a vibrare attraverso la montagna e una serie di scosse selvagge, laceranti, quasi buttò i due uomini a terra mentre cercavano di avanzare, inciampando a ogni passo. Sea ormai correva alla cieca, gli occhi annebbiati dalle lacrime e dalla polvere. In mezzo alla caligine sbatteva le palpebre e socchiudeva gli occhi per cercare di schiarirsi la vista. Sentiva vicino all'orecchio il respiro affannoso di Panamon, con l'uncino di ferro che gli premeva sul dorso, sollecitandolo a correre ancora più in fretta. Frammenti di schegge di roccia si staccarono dalle mura del corridoio e dal soffitto e investivano il suo corpo inerme, ricoprendolo di taglie ed escoriazioni, riducendo la tunica in brandelli. Nelle mani stringeva sempre la spada scintillante, inutile ormai, se non come prova che quel che gli era successo non era soltanto frutto della sua immaginazione o della sua follia. Bruscamente il tunnel si dissolse nella luce grigia del cielo del nord e i due emersero dalla montagna. Davanti a loro giacevano recisi dalla morte migliaia di corpi sparsi di troll e maturen e senza rallentare i due uomini corsero verso l'imboccatura del passo tortuoso che si apriva nella lama del coltello. La terra indurita vibrava con violenza. Lunghe crepe frastagliate si aprivano dalla base della montagna del teschio, serpeggiando verso quell'anello di trappole naturali che circondava la terra proibita. Un fragore improvviso, stridente, più violento di quelli precedenti, fece voltare di scatto i due uomini. Senza parole, osservarono intimoriti la faccia orrenda del teschio cominciare a curvarsi e a disintegrarsi e infine a crollare rischiando su se stessa. Il marchio del Signore degli Inganni scomparve in una cascata di tonnellate di roccia e la montagna del teschio cessò di esistere.
Una nube densa di polvere si innalzò verso il cielo e un rimbombo pesante esplose nelle viscere della terra, che echeggiò attraverso la vasta plaga del nord. Venti violenti si abbatterono sui resti della montagna moribonda e nuove vibrazioni salirono dalle viscere della terra. Inorridito, Sea vide che la mostruosa lama del coltello cominciava a vacillare sotto quella nuova ondata di convulsioni. L'intero regno del male andava disgregandosi. Panemon correva come meglio poteva verso il passo, tirandosi dietro Sea inebetito. Ma il giovane questa volta non ebbe bisogno di essere sollecitato e rapidamente accelerò, volando con la figura esile attraverso il groviglio di cadaveri. Attingendo le sue ultime riserve di coraggio e di decisione, chiamò a raccolta tutte le sue forze e Panemon Krill, sorpreso, improvvisamente si ritrovò a correre per tenergli dietro. Quando ebbero raggiunto l'imboccatura del passo fra le montagne, le pareti rocciose cominciarono a staccarsi con schianti secchi e fragorosi e a precipitare mentre le scosse rimbombanti continuavano a sconquassare la terra. Macigni enormi caddero con violenza sconvolgente nel canyon tortuoso e una pesante valanga di pietrisco stava scivolando dalle altezze dei picchi antichi, diventando sempre più violenta e impetuosa col passare dei secondi. Attraversando il cuore di quella distruzione, i due uomini del sud erano costretti a frequenti deviazioni. Il vento si abbatteva alle loro spalle incalzante, che formò una tempesta di pietra e di sabbia. Continue curve si delineavano e scomparivano fra le pareti di roccia, e capirono allora che stavano raggiungendo il fondo del canyon e le colline aperte al di là. Sea si rese conto che la vista gli si appannava di nuovo e inciampò, strofinandosi gli occhi con la mano che non reggeva la spada. Improvvisamente, l'intera parete occidentale del canyon sembrò frantumarsi e si abbatté con fragore sui due uomini, seppellendoli in una marea soffocante di detriti rocciosi e di polvere. Una scheggia aguzza lo colpì alla testa e per un attimo un velo nero calò davanti agli occhi di Sea. Giacque parzialmente coperto dalla massa di detriti, la mente annaspante che cercava di scuotersi e di risvegliarsi. Poi Panemon prese a scavare intorno a lui per liberarlo, sollevandolo con le braccia forti dai frantumi di roccia e tirandolo in piedi. Attraverso una nebbia grigia, Sea vide del sangue sul volto dell'uomo. Lentamente si alzò in piedi, appoggiandosi alla spada di Shannara per sostenersi. Panemon rimase in ginocchio e indicò con l'uncino il passo alle loro spalle. Sea guardò ansiosamente in quella direzione e con sgomento individuò una creatura deforme che avanzava pesantemente verso di loro. Un Maturen. La faccia informe, come di gomma, era rivolta verso di loro mentre il mostro si trascinava in avanti. Panemon alzò gli occhi verso Sea con un sorriso truce. Sea ci è venuto dietro per tutta la strada fin da laggiù. Credevo di riuscirlo a seminare fra le rocce, ma è un tipo ostinato. Si alzò lentamente, sfoderando la lunga spada. Vattene, Sea, non ti preoccupare, ti raggiungerò fra poco. Il giovane sussultò e scosse la testa senza parlare. Bah, doveva aver frainteso. Ma cosa dici, Panemon? Possiamo liberarcene! Esplose finalmente. Abbiamo quasi raggiunto il fondo del passo. Possiamo affrontarlo qui, insieme, io e te. Panemon scosse la testa, sorridendo con tristezza. Sea, non adesso, temo. Sono ferito alla gamba e non posso più correre.
Scosse la testa quando Sea aprì la bocca per parlare. Ah, non voglio sentir niente, Sea. Ora corri e non girarti più indietro. Lacrime rigavano il volto del giovane mentre guardava l'amico. Ma no, Panemon, non posso, non posso. Un rombo improvviso scosse la lama del coltello, gettando nuovamente in ginocchio Panemon e Sea. Macigni si abbatterono giù per il versante, che andava disgregandosi mentre violente convulsioni continuavano a scaturire dalle profondità della terra. Indifferente a tutto, il Maturen continuò ad avanzare verso di loro, goffo e pesante. Panemon si sollevò in piedi, barcollando, tirandosi dietro Sea. Sea, il passo sta andando a pezzi, constatò con voce sommessa. Non abbiamo tempo per discutere. Io posso badare a me stesso, come ho sempre fatto prima di conoscere te e Kelset. Ma a te non riesco a badare. E ora voglio che tu scappi. Via, via di qua, scappa, Sea. Passò una mano sulla spalla esile del giovane e dolcemente lo spinse via. Sea indietreggiò esitando, sollevando la spada di Shannara quasi in un gesto di minaccia. Un guizzo di stupore balenò sul volto di Panemon Krill, e poi il familiare ghigno diabolico ebbe la meglio e gli occhi si fecero di brace. Ci rincontreremo ancora, Sea Omsford. Tieni gli occhi ben aperti e mi vedrai. Agitò l'uncino nel dirgli addio e poi si voltò verso il Maturen che avanzava. Sea fece per seguirlo. La sua vista annebbiata però sembrò ingannarlo. Per un istante sembrò che il ladro scarlatto non zoppicasse. Poi le scosse tremende sconvolsero nuovamente il passo e il giovane corse verso il riparo delle colline. Scivolando, inciampando attraverso i sassi e il terriccio, evitando la cascata di pietre e di detriti che cadevano dalla sommità della lama del coltello, continuò a correre nello stretto canyon, solo e al sicuro.